Ciao a tutti, nei video precedenti abbiamo parlato delle caratteristiche principali dell'organo, e del suo, uso in alcuni generi, quali il funk, il pop ed il rock. Oggi, parleremo dell'uso dell'organo, nel blues, shuffle e anche, nella musica jazz. È impossibile scindere il settaggio dell'organo dalla tradizione organistica e da un aspetto più propriamente, musicale. Quando parliamo di generi, legati alla musica afroamericana, parliamo anche dell'interpretazione. Dunque, io ho il mio particolare, modo di suonare blues, di suonare jazz, sicuramente sarà diverso da un altro organista, ma è importante in ogni caso la cultura del genere andando ad affrontare, a studiare. Nel blues diciamo che, come al solito, dobbiamo dividere, l'esecuzione in presenza di un bassista, dall'esecuzione in assenza del bassista, in cui è l'organista stesso che deve suonare le linee di basso. In questo caso, come vi ho fatto vedere prima, ho splittato il suono e, nella parte, bassa suono, le basse, che ho settato con un settaggio 8, 2/8, nella parte lower. Nella parte upper comincio, con un suono non troppo incisivo, con, delle alte frequenze, tirate un po' fuori e vi faccio ascoltare. Un basso tipico del blues shuffle è il seguente. A livello organistico ci sono, 2 scuole di pensiero, riguardo, l'uso del basso, shuffle o walking. Una scuola predilige l'uso delle basse più, staccate, dunque un'altra scuola predilige, i bassi più legati tra loro. Invece di Dunque dipende un po' dalle scuole. Questo stile nasce, sicuramente a Chicago, questo è il classico Chicago blues, e, con la mano destra andiamo a, suonare ad esempio una nota continua con il mignolo, con il quinto dito, e con il resto della mano andiamo a, si dice sciaffolare, cioè a enfatizzare, tutti i levare, comunque umpa, 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 per dare quel senso di, musica saltellante. Faccio ascoltare. 2, 3, 4. Tsa, 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 tsa. Okay? Per quanto riguarda l'accompagnamento del blues in presenza di un bassista, la mano sinistra, non va usata per suonare i bassi, ma va usata per, creare delle ghost note, per far groovare ancora di più la destra. Vi faccio ascoltare. 1, 2, 3, 4. In particolare per il fraseggio nel blues, uso un suono con la percussione terza, con un settaggio di drawbars 8-8-8, cioè le prime, 3 drawbars accese, e, al limite posso, potenziare il suono un po', aumentando la quarta drawbars. Vi faccio ascoltare. Mettendo anche la quarta drawbars. Nel
caso di uno slow blues, perché il blues, come tutta la musica afroamericana, è anche un genere, che ha diverse dinamiche. Esiste anche il cosiddetto slow blues, in cui veramente la dinamica si può abbassare notevolmente e in questo caso, per tirar fuori un fraseggio, a me piace, passare dalla percussione soft a quella normal, in cui il suono della percussione viene fuori e il volume della drawbars, il suono stesso, si abbassa. In questo caso mi piace anche enfatizzare il suono con un po' di riverbero. Vi faccio ascoltare. Guarda, il riverbero è abbastanza, diciamo, esagerato. Potrei anche aumentare la saturazione, potrei anche aumentare il leakage, il K-click e, creare un solo ancora più espressivo. Potrei anche un po', diciamo lavorare con le drawbars. Ora qui ho il diciamo il suono del basso. Okay, per darvi un po' una panoramica dei suoni che uso in un fraseggio, blues. Ora, andrò a suonare un blues shuffle in cui, nella prima parte, sarò io a suonare le linee di basso, mentre nella seconda parte mi dedicherò a una parte solista, accompagnato da un basso, preregistrato.